In natura i frutti sono presenti in una incredibile varietà di forme, dimensioni e colori. In botanica si chiama frutto l'involucro che riveste il seme. In particolare, questa struttura deriva dall'accrescimento dell'ovario del fiore. Tuttavia, nei falsi frutti sono coinvolte anche altre parti del fiore, come il ricettacolo e il calice. Le tre parti principali del frutto sono l'esocarpo, che è la parte esterna, il mesocarpo, che è la parte intermedia, e l'endocarpo, che è la parte interna. I frutti, a secondo delle loro caratteristiche, possono essere classificati in almeno 4 gruppi: i frutti carnosi, i frutti secchi, i falsi frutti e i frutti composti. Cominciamo dai frutti carnosi, che hanno una polpa ricca di acqua e sostanze zuccherine e sono rivestiti da una buccia abbastanza sottile. Un esempio sono le pesche, le susine, gli agrumi. Se poi consideriamo anche gli ortaggi, ricordiamoci delle zucche, dei cocomeri oppure dei pomodori, che in particolare appartengono al gruppo delle bacche. Poi ci sono i frutti secchi, caratterizzati da un rivestimento duro e legnoso e da uno scarso contenuto di acqua. Come è facile immaginare, alcuni esempi possono essere la noce, la nocciola, la mandorla o la ghianda, ma anche la castagna. Altri esempi meno ovvi sono i legumi, come il baccello dei piselli, che a maturità si apre liberando i semi. Un altro importante esempio di frutti secchi sono i cereali, come ad esempio il grano. Vediamo ora i falsi frutti. Il loro nome deriva dal fatto che non derivano dall'accrescimento dell'ovario, ma da altre parti del fiore. Esempi sono le mele, le pere, che vengono chiamate pomi e derivano dalla trasformazione del ricettacolo, che è la parte immediatamente sottostante l'ovario. Derivano dall'ingrossamento del ricettacolo anche i frutti composti. Un esempio sono le fragole, che presentano numerosi piccoli frutti distribuiti su una struttura carnosa. Qui i veri frutti sono i semini, che si chiamano acheni. Un altro esempio di frutti composti sono le more e i lamponi. I frutti, una volta maturi, hanno lo scopo di facilitare il trasporto dei semi, possibilmente quanto più lontano è possibile dalla pianta madre. Questo ridurrà la competizione tra le minuscole piantine appena germogliate ed una grande pianta adulta che assorbe tutte le risorse della zona. Quindi la disseminazione di semi e frutti, come avviene anche per il polline, può essere affidata al vento, all'acqua o agli animali. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti, metti mi piace o condividi. Seguici anche su Facebook, su TikTok e su Instagram.